Questo Saturday Night's Main Event del 12 luglio 2025, andato in scena ad Atlanta, in Georgia, è iniziato con il match tra Randy Orton, accompagnato da Jelly Roll, contro Drew McIntyre, accompagnato da Logan Paul, ed è stato un match da puntata settimanale, iniziato con Drew McIntyre che esegue 2 back suplex sul tavolo dei commentatori, rubandoli al moveset della Vipera. E una volta ritornati dalla pubblicità, siamo quasi alla fine, perché Randy riesce stavolta ad eseguire lui 3 back suplex. Connette il suo comeback con la Silver Spoon DDT, tenta di colpire McIntyre con l'RKO, ma Logan Paul lo distrae e lo Scottish Warrior va a segno con la Claymore, ma la Vipera è troppo vicina alle corde e riesce a metterci piede sopra. Jelly Roll e Logan Paul a bordo ring iniziano a discutere. Paul lo spintona, ma Jelly Roll ha più forza e lo scaraventa a terra. McIntyre invita Roll sul ring, ma la distrazione è fatale perché c'è Orton ad aspettarlo e a coglierlo con l'RKO che gli dà anche la vittoria. Dopo il match, Logan interrompe i festeggiamenti attaccandolo, ma Jelly Roll anche stavolta, grazie ad un pugno, riesce a tenere a bada lo youtuber. Ma il cantante stavolta viene colpito dalla Claymore dello Scottish Warrior, che viene poi allontanato da Adam Pearce e Nick Aldis, e sia lui che Logan Paul vengono poi redarguiti dai 2 general manager. Beh, tutto sommato carino, ma di questa faida non è che mi interessa più di tanto, anzi. Tra il pubblico c'è Jade Cargill che viene attaccata alle spalle da Naomi, parte la rissa tra le due che vengono separate più volte dalla security, e visto che non riescono ad avere un rapporto professionale, ecco che Nick Aldis ci annuncia che ha trovato una soluzione. Il loro match senza squalifiche per Evolution avrà un arbitro speciale che sarà Bianca Belair. Beh, questo sì che è una bomba, anche perché è l'unico match sensato di quello show. È stato poi il momento del match con in palio il titolo degli Stati Uniti tra lo sfidante Jimmy Uso e il campione Solo Sikoa, accompagnato da tutti gli MFT, che giustamente ora non si chiamano più Bloodline, come se poi cambiasse qualcosa. Però Michael Cole, che continua ad impappinarsi con i nomi di questi, mi fa sempre morire. Ma tutto sommato è stato un match abbastanza carino, con qualche guizzo da sottolineare come il German Suplex sull'apron e la Whisper in the Wind di Jimmy su quasi tutti gli MFT. E sì, dico quasi, perché mancava Tallalonga, che anche se si è beccato qualche calcio ha fatto sì che Jimmy si distraesse, e così Solo Sikoa ha potuto chiuderlo in un roll up e grazie all'aiuto del gigante tongano ha vinto questo match, mantenendo così il titolo degli Stati Uniti. Dopo il match gli MFT hanno attaccato Jimmy, ma è ritornato Jacob Fatu che uno per uno è riuscito a cacciare gli MFT fuori dal ring. Randy Orton tenta di scusarsi con Jelly Roll per ciò che è successo, dicendogli che non doveva coinvolgerlo in questa storia, ma Jelly Roll dice che non deve farlo perché lui invece a questa storia vuole mettere la parola fine, li affronterà in qualsiasi modo, quando vogliono e dove vogliono, e Randy Orton ha una soluzione: lo faranno a SummerSlam e il loro team si chiamerà RK Roll. Madonna mia ragazzi, mi viene da vomitare. È stato poi il momento del match tra Seth freaking Rollins ed LA Knight, e purtroppo Seth Rollins va a segno con un springboard senton e poi non riesce a connettere un moonsault cadendo male sulla gamba. Arrivano i medici che dopo un paio di minuti gli danno l'ok, si rialza BFT e vince LA Knight. Io credo che sia un infortunio vero. A questo punto però diciamo che non si sono visti né Bron Breakker né Bronson Reed. Non ho capito il perché. Proprio ora che potevano far finire un match in overbooking non l'hanno fatto. Ovviamente, essendo successo tutto all'improvviso, non potevano pensare a chissà cosa, anche perché Seth Rollins attualmente è colui che sta portando la baracca avanti. Mi dispiace per Seth Rollins e spero si riprenda presto. E siamo arrivati al main event. Il match con in palio il titolo del mondo dei pesi massimi tra il campione Gunther e lo sfidante Goldberg. E devo ammettere che è stato carino e di gran lunga sopra le aspettative. Niente spam di finishers e niente squash. Il match si scalda con Gunther che evita una spear di Goldberg che impatta contro le barricate. Una volta tornati sul ring, Goldberg tenta ancora un'altra spear che stavolta va a segno, ma al posto di colpire Gunther colpisce il povero Charles Robinson. Il ring general
General ne approfitta e toglie la protezione dalla gamba di Goldberg, portandola via come un trofeo di guerra e andandola a sventolare davanti al figlio presente in prima fila. Lo spintona anche e quando prova ad entrare anche lui nel vivo dell'azione viene fermato prontamente dalla security. Gunther ritorna sul ring, ma c'è lì Goldberg ad aspettarlo, combo, spear e jackhammer. Questa mi ha fatto un po' paura. Arriva un altro arbitro, ma Gunther si salva al conto di 2. Imprigiona Goldberg nella real naked choke. Goldberg prima sembra salvarsi uscendo dalla presa, ma poi Gunther lo imprigiona di nuovo e lo fa svenire, vincendo questo match e mantenendo così il titolo del mondo dei pesi massimi, facendo ritirare Goldberg. E dopo il match quest'ultimo ringrazia tutti i fan della sua città, perché è lì che tutto è partito ed è lì che tutto è finito. Beh ragazzi, con l'immagine di Goldberg emozionato si chiude questo Saturday Night's Main Event e devo dire che non mi è dispiaciuto affatto. 2 ore volate anche se con tante pubblicità. L'unica nota disturbante è questa storyline con Jelly Roll coinvolto e il tag team match annunciato per SummerSlam. Poi purtroppo abbiamo anche assistito all'infortunio di Seth Rollins e purtroppo ora dobbiamo trovare un altro trascinatore che si porti la WWE sulle spalle settimana dopo settimana. Beh ragazzi, io vi ringrazio e vi chiedo come sempre la vostra qui sotto nei commenti e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!